Ciao, sono Andrea Tortora, sono qui nelle cucine di Gio Zafferano e oggi preparerò la mia torta di rose. Inizio dalla crema al burro. In una boule di vetro inserisco burro a pomata, aggiungo il sale e lo zucchero a velo. Mescolo con una marisa in modo energico. Ottenuto una crema morbida ma con struttura, sono pronto ad aggiungere il tuorlo e continuo a mescolare facendo sì che l'emulsione sia perfetta. Spolpo la vaniglia e aggiungo i semi alla crema. La nostra crema è pronta, perfetta per essere utilizzata. Passo all'emulsione. Inserisco il burro morbido a pomata, aggiungo la pasta di arancia, aggiungo il miele, semi di vaniglia spolpati e mescolo in modo energico. Ottengo una crema omogenea, aggiungo il sale e uova. L'emulsione è pronta, la stendo in una placchetta foderata di pellicola. La ripongo a 10 gradi per 24 ore. Il mio consiglio è quello di preparare l'emulsione almeno un giorno prima. Sarà fredda e manterrà perfetta la temperatura dell'impasto durante la lavorazione. E adesso preparo l'impasto. Inserisco la farina, il lievito di birra, il malto in polvere, lo zucchero semolato, le uova intere ed infine il lievito madre maturo. Il lievito madre dovrà avere almeno 2 rinfreschi giornalieri, quindi dovrà essere abbastanza in forza e donerà all'impasto sofficità, morbidezza e profumi inconfondibili. Inizio ad impastare con il gancio a media velocità. Raschio bene i bordi. Dopo circa 7 minuti controllo la struttura del mio impasto. Sono pronto ad aggiungere il latte, il tuorlo e la seconda parte dello zucchero. Divido lo zucchero in 2 parti in modo tale da facilitare lo sviluppo della maglia glutinica. Continuo ad impastare. Sono pronto ad aggiungere l'emulsione fredda. La taglio a pezzetti e la inserisco. Continuo ad impastare a velocità media. L'impasto è liscio e omogeneo e stacca benissimo dalle pareti. Lo trasferisco sul tavolo, lavoro l'impasto in questo modo, creando forza e struttura. Lo arrotondo con l'aiuto di un tarocco. Sono pronto a farlo lievitare in un contenitore. I tempi di lievitazione possono variare in base alle vostre esigenze. Il mio consiglio è quello di farlo puntare a temperatura ambiente 30 minuti e poi riporlo in frigorifero a più 4 gradi per circa 8-10 ore. Così avremo anche già la pasta fredda pronta per essere lavorata. Se invece avete fretta, potete farlo lievitare a forno spento con la luce accesa per un paio di ore circa. L'impasto è lievitato correttamente, spolvero di farina e con un mattarello lo stendo. Dovrò ottenere un rettangolo di 36 cm x 28. Cospargo la superficie della torta con la crema al burro, che dovrà avere una consistenza morbida e spatolabile. Dal lato lungo arrotolo l'impasto. Prima di terminare vado a creare la chiusura con un tarocco, schiacciando in questo modo senza rovinare l'impasto. Questa operazione permetterà una chiusura più salda. Verifico di avere 36 cm in lunghezza e andrò a tagliare 6 rose di 6 cm l'una. Trasferisco le rose nello stampo, 5 esterne e una centrale. Copro con un canovaccio pulito e faccio lievitare a temperatura ambiente circa 24 gradi per 8 ore. La torta è pronta per essere cotta, le rose si sono unite e il volume è raddoppiato. Un piccolo trucchetto per far sviluppare bene in verticale la torta senza fare aprire le rose è questo: utilizzo una fascia di carta forno e la vado ad inserire intorno allo stampo, in questo modo. In forno a 150 gradi per 55 minuti, nella parte più bassa del forno. La mia torta di rose è pronta, adesso la assaggio. Fantastica!